Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Dinexan Pasquali SRL, ultimo aggiornamento, 18 ottobre 2021. Cos'ha Dinexan? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Dinexan durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Dinexan? Dinexan è un farmaco a base del principio attivo lidocaina cloridrato, appartenente alla categoria degli anestetici locali e nello specifico amidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Pasquali SRL. Dinexan può essere prescritto con ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Confezioni. Dinexan 20 mg/g gel gengivale per mucosa orale 1 tubo da 10 g. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Chimischia Fabric Creus Lerico GmbH. Concessionario: Pasquali SRL. Ricetta: SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Classe C. Principio attivo: lidocaina cloridrato. Gruppo terapeutico: anestetici locali. Forma farmaceutica: gel. Indicazioni: trattamento sintomatico a breve termine del dolore della mucosa orale, della gengiva e delle labbra. Dinexan è indicato negli adulti, negli adolescenti e nei bambini a partire dai 6 anni di età. Posologia. Posologia. Negli adulti e negli adolescenti si applica una quantità di gel pari a circa 0,2 g, 4 mg di lidocaina cloridrato, 4-8 volte al giorno. La dose giornaliera non deve superare i 40 mg di lidocaina. Popolazione pediatrica. Per i bambini a partire dai 6 anni la dose deve essere circa 0,2 g di gel, 4 mg di lidocaina cloridrato, fino a 4 volte al giorno. La sicurezza e l'efficacia di Dinexan nei bambini al di sotto dei 6 anni non sono state ancora stabilite. I dati al momento disponibili sono riportati nel paragrafo 5.1, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Se i disturbi del paziente persistono per più di 2 giorni e la causa di base non è nota, il paziente deve consultare un dentista o un medico. Modo di somministrazione: uso gengivale per mucosa orale. Dinexan deve essere applicato sulle zone doloranti massaggiando delicatamente per favorire la penetrazione. In caso di dentiere o apparecchi dentali nuovi, si deve applicare uno strato sottile di Dinexan sulle aree interessate. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Ipersensibilità agli anestetici locali di tipo amidico. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Benché copyright la quantità riassorbita di lidocaina sia chiaramente minore dopo applicazione locale del gel rispetto all'anestesia di infiltrazione o all'anestesia per blocco nervoso, non possono essere completamente esclusi effetti sistemici se, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Per via dell'applicazione locale e della quantità di gel da applicare, reazioni clinicamente rilevanti sono molto improbabili. Tuttavia, potrebbe aumentare l'effetto analgesico di altri, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Dinexan durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Dinexan durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati adeguati su donne in gravidanza trattate con Dinexan. La lidocaina può attraversare la barriera placentare e può essere assorbita nel tessuto fetale. Il rischio nell'uomo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Dinexan non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. La reazione avversa più grave durante il trattamento ha una reazione anafilattica fino a shock anafilattico. Elenco tabulare delle reazioni avverse. Le reazioni avverse segnalate, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Finora non sono noti casi di intossicazione dovuti al sovradosaggio, all'assunzione accidentale o a errori con Dinexan. In caso di sovradosaggio, i pazienti devono essere gestiti tramite trattamento sintomatico.
In caso di reazione avversa sistemica si raccomandano le seguenti misure di emergenza/agenti di contrasto. Mantenere la pervietà delle vie aree, controllare la pressione arteriosa, il polso e la grandezza della pupilla, ponendo il paziente in posizione orizzontale con le gambe alzate in caso di ipotensione acuta e pericolosa per la vita, somministrazione di beta-simpaticomimetici, ad esempio isoprenalina, in caso di crampi diazepam, in caso di aumentata vagotonia, bradicardia, atropina, se necessario somministrazione di ossigeno, sostituzione volemica e rianimazione. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Anestetici locali, amidi. Codice ATC. N01BB02. La lidocaina inibisce in maniera reversibile l'apertura dei canali del sodio e dunque lo sviluppo di un'azione potenziale. Il principio attivo sì, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. La lidocaina è ben assorbita dopo l'applicazione sulla mucosa orale per via delle sue particolari condizioni morfologiche che sono diverse da quelle della cute normale, assenza di strato corneo, dati preclinici di sicurezza. Tossicologia della riproduzione. In studi sullo sviluppo embrionale/fetale in cui ratti o conigli sono stati trattati durante l'organogenesi, non sono stati osservati effetti teratogeni. È stata osservata embriotossicità nel coniglio. Elenco degli eccipienti: benzalconio cloruro, olio del frutto di finocchio, glicerolo, gomma di guar, olio di menta parzialmente dementolato, paraffina liquida, olio di menta piperita, sodio saccarinato, silice colloidale anidra, olio di anice. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.